A distanza di circa un anno da quando l'ho acquistato, oggi tiriamo un po' le somme delle mie impressioni d'uso, di come mi trovo con questo decespugliatore spalleggiato e il Fuchstech MS152T. È un decespugliatore entry level, costa circa 180 euro, 189 per esattezza, e di fabbricazione cinese, anche se la Fuchstech è tedesca, però visto che in molti, soprattutto lo scorso anno, mi avete chiesto un po' come mi trovavo, era un po' presto. Dall'anno scorso a oggi ho lavorato poco, 30 ore circa, ho fatto una manutenzione leggerissima prima dell'inverno e adesso vi parlo un po' dei pregi e difetti, di come mi trovo e di cosa si potrebbe migliorare, cose che possiamo fare anche noi, tranquillamente. Ci vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale, bentornati a tutti. Oh, eccolo qui. Allora, mi avete chiesto in tanti come mi trovavo a distanza di tempo, i pregi, i difetti, i problemi che ho avuto. Guardate, facciamo subito, vi dico subito le cose negative e poi passiamo alle cose positive. Cose negative sono soprattutto gli spallacci poco imbottiti. Ho perso qui l'aggancio che si infila qui dentro, poca roba, insomma, costerà 50 centesimi, lo devo riacquistare. Ho paccato, eccola lì, la paratia e la devo cambiare perché ho fatto un lavoro molto pesante tra i rovi, si era incastrato, insomma, c'era anche del fil di ferro, insomma, ho fatto i danni. Anche quello è un problema che ho causato io, ovviamente. I lati negativi terminano con la posizione del pulsante, questo ve l'avevo detto anche quando ho fatto la recensione, che involontariamente tende a spegnersi, quindi si spegne la macchina. Quindi nel momento che non c'è l'avviamento a batteria, dobbiamo fermarci, togliercelo dalle spalle, rimetterlo in moto e rimettercelo sulle spalle. Quindi sono tutte sciocchezze. 189 euro, ragazzi. Allora qualcuno ha iniziato a dirmi: io c'ho il Kawasaki, mi trovo benissimo, io c'ho lo Steel, va benissimo, lo so. Lo Steel spalleggiato, il top di gamma supera i 1000 euro. Il Kawasaki spalleggiato, parliamo di 500-600 euro, sono macchine diverse, sono macchine per chi fa questo mestiere. Io generalmente in questo canale parlo di utensili per hobbisti. Io sono un hobbista, non lo faccio di mestiere. Spendere 1000 euro per una macchina che uso 20 ore all'anno, per me è una follia. Anche se potessi permettermelo, non lo prenderei di sicuro, perché prenderebbe soltanto polvere. Sì, è vero che magari una macchina del genere ti dura 20 anni, ma onestamente, ragazzi, parliamoci chiaro. Questa l'ho pagata 189 euro. Se mi dura 5 anni, io sono già più che contento. Se dura di meno, cerco di aggiustarlo. Se si dovesse rompere, me ne ho perso 200 euro e ne acquisterò un altro. Cioè, per quello che devo fare io, non ha senso spendere tutti quei soldi. Poi, se uno li ha da spendere, da investire, allora ognuno che i propri soldi fa quello che vuole. Chiusa parentesi. Con questo Fuchstech io ho fatto dei lavori eccezionali. Ho pulito un tratto di terreno dove avevo fil di ferro, infatti vedete che ho spaccato la paratia, c'erano rovi, avevo dei tralicci, avevo delle viti, avevo veramente di tutto e con questo nell'arco di 3-4 ore di lavoro piano piano, fermandomi quando il fil di ferro mi si incastrava, insomma io ho ripulito la zona. Ho pulito zone piene di rovi, ho pulito dall'erba anche normalissima. Poi lo uso poco perché semplicemente ho quello a batteria della Ego e allora quello per l'erba è imbattibile, va benissimo. Bene, detto questo, i punti di forza. Il prezzo l'abbiamo già visto, quindi va bene. L'ho messo in moto 10 minuti fa per pochi secondi, lo rifacciamo adesso, quindi ve lo dico per onestà, l'ho messo in moto prima. Terza tirata di funicella. La miscela è quella di un mese e mezzo fa circa, non l'ho più utilizzato, quindi un mesetto circa che fermo. Ecco, un problema che vi posso dire che ho rilevato di questa macchina è che ho provato a rimetterlo in moto all'inizio della primavera, dopo che è stato tutto l'inverno fermo, purtroppo con un po' di miscela dentro, non c'è stato verso di metterlo in moto. Ho pulito ovviamente candela, ho pulito tutto quello che c'era da pulire, non andava in moto. Poi ho cambiato la miscela con quella fresca, alla prima tirata lui è partito. Quindi se rilevate un problema del genere, se avete miscela vecchia, questa è particolarmente sensibile, lui non parte, ma se la miscela è buona, lui parte sempre. Allora lo mettiamo in moto insieme. Pulsante su avviamento, posizione della leva con l'avviamento a freddo, qualche pompato sul primer, riporto giù la leva, il motore gira come un orologio,
è un motore molto regolare, beve tantissimo, consuma molta benzina, parliamo però di circa 3 cavalli. Quindi mettetelo in conto, se acquistate questo modello sia spalleggiato che normale, sappiate che il 52 cc di cilindrata consumicchia, ecco, diciamo così, consuma un po'. Allora, ho montato la lama nuova di IME. Questa mi era stata affidata quando sono stato alla fiera a ottobre-novembre scorso. Non l'ho mai usata perché io d'inverno faccio pochi lavori, devo essere sincero. E abbiamo anche quella triangolare. Questi sono oggetto di un altro video. Adesso volevo vedere soltanto con voi lo stato della candela, del filtro dopo 20-30 ore di utilizzo e dopodiché ci salutiamo. Sarà proprio un video brevissimo. Cominciamo col filtro dell'aria. Anche questo è di una semplicità veramente notevole, non abbiamo utensili, nonostante qui ci sia la forma di un cacciavite a croce, ma il pommello si svita a mano. Il filtro dell'aria, qua vi ricordo, è in spugna. Questo lo si può riutilizzare veramente per molto tempo, gli si dà una soffiata molto delicatamente perché comunque si può rompere con l'aria compressa. Ecco, mi giro di là così non sporchiamo niente. Proprio una leggera pulita dentro, giusto per togliere la polvere che si è depositata. Candela. Ecco, questa è la candela che ha lavorato una trentina di ore, è di un bel color nocciona, non ci sono incrostazioni, ovviamente ha cambiato colore perché il calore è quello che è. Una pulita anche a questa, leggera leggera, non ho bisogno di togliere chissà quali incrostazioni, tolgo soltanto la parte superficiale, pulisco anche il filetto che è importante. La distanza degli elettrodi è ancora buona, la candela ovviamente farà un'altra stagione tranquillamente. Se ce l'avete in casa un po' di spray per contatti, altrimenti non muore nessuno, però se ce l'avete è meglio. Bene, e questo è andato fino alla fine. Qui sotto ho lo sfiato, la valvola di sfiato, spero che si veda, questa bianca, che esce dal serbatoio. Questa è una delle cose più semplici da sostituire, che più da rogne. Quando questa è otturata, la macchina comincia a lavorare, lavora benissimo per qualche minuto, dopodiché si spegne, poi continuate a pompare sul primer, il primer addirittura va sotto vuoto. Se voi aprite il tappo del serbatoio, sentite proprio il risucchio dell'aria, significa che questa valvola non funziona bene, è una valvola di sfiato, costa pochi centesimi, la si cambia, la sostituisce e finisce lì. Se non ce l'avete lì, probabilmente ce l'avete integrata sul tappo. Quindi per risolvere il problema dovete sostituire il tappo. Nel mio caso ho questa valvola semplice da sostituire. Quando sarà, quello è il problema che dà. Vi faccio vedere un'ultima cosa. Qui abbiamo l'ingrassatore della testina. Potete avere due versioni, o avete l'ingrassatore, quindi vi occorre per forza una pistola ingrassatrice. Questo è un lavoro che io ho fatto all'inizio della primavera, quindi non lo faccio più perché ho lavorato poco da quel momento a oggi. Oppure avete semplicemente un bullone, voi dovete togliere il bullone, prendete il grasso al bisolfuro di molibdeno, lo schiacciate dentro un pochino e lei continua a lavorare. Se si dovesse grippare, se si dovesse rompere per cattiva manutenzione, si cambia tutta la testina, costa circa una ventina di euro, quindi si può sostituire tutto. Come avete visto è un motore semplice, una macchina molto semplice, è una linea economica, ve lo ripeto. Se decidete di acquistarlo sappiate che le plastiche sono un po' leggere, le spalline anche sono un po' leggere, però vi dico la verità, l'ho usata io, l'ho prestata a un mio amico che è il doppio di me e ci ha lavorato per 3 ore col macinone, non ha battuto ciglio, è rimasto molto contento lui di questa macchina e mi fido del suo parere perché è una persona che ha esperienza da questo punto di vista, quindi io mi sono trovato sempre benissimo. Non pesa più di tanto, sulle spalle è ben bilanciato il peso,
Quindi la fatidica domanda che uno potrebbe porsi è: la ricompreresti? Assolutamente sì. A questo prezzo secondo me non trovate niente di meglio. Se vi rivolgete all'usato con macchine più blasonate è un altro discorso, dovete sapere però chi l'ha usato, dovete avere la garanzia di chi ve la vende se è un negoziante. Se avete un budget a disposizione più alto va benissimo se acquistate macchine di marca nota ovviamente, ma se avete un budget basso da dedicare a una macchina del genere e volete una macchina che funziona e funziona anche abbastanza bene, ha la potenza giusta per poter lavorare, allora io questa ve la consiglio tranquillamente. Vi lascio, se vi interessano, i due link, uno della macchina su Amazon e un link affiliato, se vi interessa ve lo andate a vedere, se non lo acquistate dove volete, e il link del video di presentazione di questa macchina dello scorso anno. Avevo fatto anche un breve test. Appena avrò la possibilità di provare queste due testine, appena il tempo si aggiusterà, le proveremo anche su erba alta, le proveremo sui rovi, che quelli non mancano mai, e li proveremo insomma su sterpaglie. Quindi vedrete veramente poi come lavora questa macchina. Bene, è tutto per questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale, se vi fa piacere condividete con i vostri amici. Se avete domande da farmi su questa macchina sono a vostra disposizione, scrivetemelo qui nei commenti ovviamente. Vi auguro una buona giornata.